Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme la crostata di Capodanno, un dolce delizioso e di buon auspicio. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Abbiamo bisogno di 2 uova medie, farina 0 o 00, zucchero semolato, lievito vanigliato, un pochino di vaniglia in polvere o in alternativa anche estratto di vaniglia o bacca di vaniglia andranno benissimo, burro sciolto e riportato a temperatura ambiente e infine confettura di frutti di bosco. Nella ciotola delle uova aggiungiamo subito lo zucchero e lavoriamo con la frusta. Vi ricordo che come al solito tutti i pesi degli ingredienti sono scritti in info box sotto il video. E ora aggiungiamo il burro. Lasciamo la frusta e aggiungiamo in ciotola le polveri, la farina, il lievito precedentemente setacciato e la vaniglia. E ora lavoriamo con la spatola. Lasciamo la spatola e proseguiamo ad impastare a mano. Eccola qui, la nostra pasta frolla morbida ed elastica. Ora la mettiamo in ciotola, copro la ciotola con un piatto e lascio riposare la frolla in frigo per 15 minuti. Dopo il breve riposo in frigo, tagliamo la frolla in 2 parti. La metà della frolla la rimettiamo momentaneamente in ciotola e il resto la stendiamo per realizzare la base della nostra crostata. Ho ritagliato un disco di carta da forno che misura 28 cm di diametro. Ora togliamo la frolla in eccesso .
Questi ritagli di frolla li aggiungiamo al resto della frolla in ciotola. La base della nostra crostata è momentaneamente pronta, quindi la mettiamo da parte. Ho scritto a matita su un foglio di carta da forno le cifre del nuovo anno 2024. Ora devo ritagliarle. Ora riprendiamo il foglio di carta da forno che abbiamo utilizzato per ritagliare la base della crostata. Su questo disco di carta stendiamo una parte di frolla. E adesso uno a uno ritagliamo i numeri. E mano a mano togliamo la frolla in eccesso. Togliamo la carta. E la prima delle nostre cifre è ritagliata. Continuo allo stesso modo per ritagliare le altre. Una volta che abbiamo tagliato così le cifre che compongono il nuovo anno, mettiamo il disco di carta da forno direttamente in una teglia. E mettiamo la teglia momentaneamente in frigo. Questo è il resto della frolla che adesso dobbiamo stendere di nuovo. Abbiamo uno spessore di circa 3 mm. Ora io utilizzo una punta da pasticceria. Il diametro è 3 cm. Ritagliamo così dei dischetti. Ogni tanto dobbiamo infarinare la nostra bocchetta. Adesso prendiamo 3 dischetti alla volta e li sovrapponiamo in questo modo. Così. E poi arrotoliamo semplicemente. E ora dividiamo a metà. Abbiamo ottenuto
2 roselline, vedete? E mettiamo queste roselline sul bordo della nostra crostata. Vedete la base come resta chiusa? Le mettiamo in questo modo, una a fianco all'altra. Con 3 dischetti realizziamo 2 roselline. Continuo a prepararle tutte. E il bordo della nostra crostata è pronto. Ora con una forchetta buchiamo la pasta frolla. Aggiungiamo la confettura di frutti di bosco. La stendiamo così dolcemente, accompagnandola vicino al bordo. E ora non ci resta che fare un ultimo passaggio. Dobbiamo spennellare le roselline di frolla e i numeri con del latte a temperatura ambiente. E ora siamo pronti per cuocere la nostra crostata. Io ho preriscaldato il forno a 175 gradi in modalità ventilata e la crostata cuoce in 30 minuti circa. Gli ultimi 10 minuti di cottura, sempre a 175 gradi, inforniamo anche i numeri. Ed ecco la nostra crostata dell'anno 2024 appena sfornata. Ha un aspetto davvero molto gradevole. E queste sono le cifre. Ora lasciamo raffreddare tutto completamente. Una volta che abbiamo messo la nostra crostata su un piatto da portata, dobbiamo illuminare il bordo con un pochino di zucchero a velo. Lo zucchero non deve essere coprente. Facciamo la stessa cosa per i numeri. Li spolveriamo con zucchero a velo. E ora dobbiamo posizionare i numeri sulla nostra crostata. E la nostra crostata di Capodanno è pronta per andare in tavola. Io mi auguro davvero che sia di buon auspicio per tutti noi. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia crostata sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi e buon anno a tutti da Rita.